Buongiorno a tutti ragazzi, in questo video vediamo più da vicino che cosa si è deciso con la Costituzione americana, quindi cerchiamo di capire la struttura costituzionale degli Stati Uniti d'America alla fine della rivoluzione del 1783 e vediamo quindi che cosa prevedeva, quali fossero cioè gli organismi di governo previsti nella Costituzione, approvata ovviamente nel 1787, ma poi entrata in vigore nel 1789. E questo perché? Perché il Congresso decise di far approvare ad ogni singolo Stato la Costituzione, perché nessuno aveva dato al Congresso questo compito, va bene? Quindi l'assemblea che si era riunita doveva fare ben altro, però loro sono andati oltre e hanno deciso anche di redigere una Costituzione disegnando tutta l'architettura, l'impalcatura dello Stato federale. Quindi adesso vedremo più da vicino quali sono questi organismi di governo, ripeto, della Costituzione promulgata nel 1789, lo stesso anno in cui poi scoppierà la rivoluzione francese in Francia. Ovviamente la Costituzione prevede la divisione dei tre poteri classici appartenuti fino a quel momento ai sovrani assoluti, quindi il potere legislativo al Congresso, il potere esecutivo al Presidente degli Stati Uniti e il potere giudiziario alla Corte Suprema. Ecco, interessante, quindi vedete una divisione netta finalmente di questi tre grandi poteri, cosa per cui si lotterà moltissimo in Francia, lo vedremo, no? Nei prossimi video, ed è interessante quindi perché questa struttura cerca in tutti i modi di evitare che un potere possa prevalere sull'altro, cioè vedremo che è tutta proprio una struttura ben architettata in modo tale che ci sia sempre questo equilibrio tra i tre poteri e facendo sì quindi che nessuno di questi possa prevalere sull'altro in modo che non ci fossero delle derive dittatoriali o comunque dispotiche da parte di un potere piuttosto che di un altro. Allora, per quanto riguarda il congresso, voi sapete bene, no? Il congresso significa che in questa assemblea legislativa, perché ha potere ovviamente legislativo, si riuniscono i rappresentanti delle 13 colonie. Il congresso si suddivide quindi in due camere, abbiamo la Camera dei rappresentanti e il Senato e vengono eletti in modo diverso e hanno anche tempi, le cariche hanno dei tempi diversi. Perché? Perché la Camera dei rappresentanti viene eletta ogni 2 anni e i suoi membri vengono eletti su base proporzionale, cioè in base al numero degli abitanti dei singoli stati. Ovviamente io parlo delle 13 colonie e quindi parlo di come è nato questo sistema, poi ovviamente oggi non sono più 13 stati, ecco, però mi raccomando, noi parliamo della struttura così come è stata disegnata nel 1789. E poi c'è invece il Senato. I membri del Senato sono eletti ogni 6 anni, vengono eletti 2 senatori per ogni Stato ogni 6 anni, però ha una funzione particolare perché ogni 2 anni un terzo di questi senatori decade e quindi lo Stato di appartenenza deve eleggere altri 2 senatori. Quindi la Camera dei rappresentanti elegge un numero proporzionale al numero degli abitanti e li elegge ogni 2 anni, mentre il Senato dura in carica 6 anni, va bene, sono eletti 2 membri per ogni Stato, però ogni 2 anni un terzo decade. Ecco, questa è un po' la struttura. Di che cosa si occupa il Congresso? Beh, ha il potere di imporre le tasse, i diritti, le imposte, i dazi doganali, quindi si occupa dei commerci, ha il diritto di battere moneta, di regolare il commercio, di istituire il sistema giudiziario, di dichiarare guerra, di reclutare e mantenere l'esercito, di reprimere le insurrezioni interne e di istituire il sistema postale. Queste sono le prerogative del Congresso. Naturalmente gli stati della federazione, quindi i singoli stati, non si possono assolutamente occupare di tutto quello che è stato demandato, che è stato quindi attribuito al Congresso, quindi le materie di esclusiva competenza
del Congresso ovviamente sono inviolabili, cioè i singoli stati non le possono toccare perché le hanno affidate proprio a loro. Infatti il senso dello Stato federale e della federazione è proprio questo. Che cos'è una federazione? È un insieme di stati i quali sono regolati e governati da un governo centrale, quindi in questo caso dal Congresso. Ciò significa che il governo centrale ha delle prerogative, dei poteri esclusivi, quindi questi poteri che i singoli stati hanno attribuito al governo centrale non possono occuparsi quindi di queste materie. Quindi non è che il governo centrale sia più importante, semplicemente ha delle materie di esclusiva di competenza esclusiva. Quindi i singoli stati non se ne possono occupare perché hanno deciso così quando hanno disegnato quindi la forma di governo e le istituzioni. E tutti gli altri stati invece naturalmente hanno tutte le altre competenze, cioè hanno potere su tutte le altre materie, quindi pensiamo, no, sulla sicurezza interna, sulle tasse locali e così via. Pensate per esempio anche alla pena di morte, ci sono stati che l'hanno adottata, stati che l'hanno abolita, quindi poi per le materie interne ogni stato è sovrano assoluto. Ecco, questa è la federazione, quindi demandare e attribuire determinate competenze a un governo centrale rappresentato da tutti gli stati che si occupi quindi di materie di interesse comune. Poi viene il potere esecutivo, che è ovviamente affidato al presidente degli Stati Uniti d'America, coadiuvato dal suo vicepresidente, che viene eletto ogni 4 anni e ovviamente lui è il titolare del potere esecutivo, quindi è il capo delle forze armate, si occupa delle relazioni internazionali tra gli stati, quindi è colui che firma i trattati internazionali, però tutti i trattati e le decisioni poi devono essere approvati dai 2/3 del Senato, quindi se poi il Senato non dà la sua approvazione, naturalmente il trattato non è valido. Quindi vedete c'è sempre questo controllo, abbiamo detto questo equilibrio di potere tra ovviamente i vari organismi di governo, proprio per evitare che l'uno diventi dittatoriale, diventi superiore all'altro, quindi sempre, vedete, per evitare il rischio di una deriva dispotica, dittatoriale, quindi. E ovviamente il presidente poi di che cosa si occupa anche? Naturalmente è colui che nomina i membri della Corte Suprema, invece ha il potere giudiziario e i membri sono 9, erano inizialmente 6, poi diventano 7, alla fine sono 9. 9 membri della Corte Suprema che ha ovviamente il potere giudiziario, quindi si occupa soprattutto dei contenziosi, quindi delle diatribe che possono insorgere tra i vari stati della federazione oppure tra uno stato e il governo centrale, quindi o tra due stati, ad esempio Massachusetts e Virginia, oppure tra uno stato e il congresso, il governo federale, ed ha anche funzione di corte d'appello naturalmente, quindi per i casi estremamente gravi, importanti, quindi ci si può rivolgere anche alla Corte Suprema. Pensiamo ai processi per dei diritti, no? Per i diritti inviolabili dell'essere umano e altri ovviamente simili. Ecco, i membri della Corte Suprema sono 9, dicevo, e sono eletti dal Presidente ed è una carica a vita, quindi nessuno li può destituire, sono eletti fino alla morte. Quando ne muore uno, il presidente elegge il suo successore. Per evitare quindi questa deriva autoritaria, per evitare che la Repubblica, perché di fatto è una Repubblica ed è una federazione quindi di stati, per evitare, dicevo, questa deriva, si sono separati i 3 poteri. Il Congresso non può essere sciolto dal Presidente degli Stati Uniti, il Presidente non può essere destituito dal Congresso, può essere messo in stato d'accusa, poi ci torno, ma non può essere destituito se ha per esempio delle idee diverse rispetto al Congresso, quindi non può essere destituito per antipatia in sostanza o per scelte politiche, assolutamente no. La Corte Suprema non può essere sciolta e i suoi membri non possono essere destituiti né dal Congresso né dal Presidente, quindi c'è proprio una separazione netta di compiti e di poteri, quindi viene proprio realizzata proprio in maniera armonica
tutta quella teoria, tutte quelle idee illuministiche di cui si era tanto parlato nel Settecento. Vedete, alla fine del Settecento in America è possibile realizzare quindi una repubblica e una democrazia di stampo però federale. Questo è interessante. E dicevo, ecco, però il Congresso in caso di gravi reati può mettere in stato d'accusa il presidente degli Stati Uniti, il famoso impeachment, lo abbiamo sentito anche poco tempo fa alla televisione. Ecco, in quel caso è il Senato che diventa la corte che deve giudicare il presidente, non la Corte Suprema, è il Senato che diventa giudice nei confronti del presidente e quindi lo dovrà poi processare. Il presidente degli Stati Uniti non può sciogliere ovviamente il Congresso, quindi le due Camere, però ha il potere di veto sulle leggi che vengono emanate dal Congresso, come il nostro Presidente della Repubblica. Ciò significa che quando una legge arriva sul suo tavolo lo può anche rimandarla indietro. Le Camere la devono rivedere, quindi va rivista, va revisionata. Se però entrambe le Camere con la maggioranza dei 2/3 la riapprovano, il Presidente deve automaticamente promulgarla, cioè di fatto è già promulgata, manca solo la firma, ma diventa una formalità. Quindi ecco, vedete, proprio per evitare queste sempre intermissioni, no, tra i vari poteri, non ci devono assolutamente essere. La Corte Suprema, dicevo prima, invece è inviolabile, solo il Presidente può nominare poi i nuovi membri una volta che questi decadono. Ecco, ricordatevi quindi che questa architettura viene disegnata nel 1787, alla fine poi della Rivoluzione Americana, ed è interessante perché fu proprio il connubio tra due idee politiche completamente diverse. Da un lato avevamo i federalisti e dall'altro invece i repubblicani, cioè una volta finita la rivoluzione c'è un grosso dibattito che in realtà inizia già prima, però qual è il dibattito? Quale forma di governo adottare? È molto importante, non è una domanda di poco conto. Ci sono i federalisti che erano a favore quindi di un governo federale, appunto, quindi un governo centrale a cui siano demandate determinate materie di sua competenza esclusiva e che quindi decida per tutti gli stati. E invece c'erano i repubblicani, i quali preferivano invece dare un maggiore peso ai singoli governi dei vari stati, quindi avevano, vedete, il timore che un governo centrale federale potesse poi rivelarsi dispotico come lo era già stato il governo di Londra, quindi temevano, vedete, una sorta di tirannia, una sorta quindi di abuso di potere da parte di un governo centrale che sarebbe potuto diventare troppo forte. Poi però, vedete, alla fine vincono sì i federalisti perché si crea appunto un governo federale, ma comunque nella Costituzione alla Costituzione furono poi aggiunti 10 emendamenti inizialmente. Cos'è un emendamento? È una norma che va a chiarire o a modificare la Costituzione stessa, quindi tutte le norme già inserite nella Costituzione. In questi emendamenti si va quindi a chiarire quali siano i limiti, va bene, da rispettare quindi da parte del governo centrale per evitare quindi degli abusi nei confronti e delle interferenze verso i singoli stati. Quindi in realtà potremmo dire che è una vittoria di entrambi in un certo senso, perché grazie a questi emendamenti vengono ribadite, no, le libertà di stampa, di parola, di pensiero, di culto di tutti i singoli stati. Quindi il governo centrale non si può intromettere nelle questioni interne dei singoli stati, perché ha soltanto alcune materie che sono di sua esclusiva competenza. Di solito sono sempre le stesse, quindi la difesa, la politica internazionale, quindi politica estera, il battere moneta e tutto quello che abbiamo già detto prima. Ecco, questo era un po', diciamo, la struttura, ecco, chiave, la struttura di base costituzionalmente prevista quindi dalla Costituzione americana. Ecco, l'ultimo così approfondimento per quanto riguarda la Corte Suprema, ricordatevi che
nel corso del tempo si attribuisce da sola per consuetudine, perché lo inizia a fare, quindi poi di fatto resta alla Corte Suprema questa prerogativa, che è quella di giudicare se tutte le leggi che vengono emanate sia dai singoli stati sia dal governo federale siano o meno costituzionalmente accettabili. Quindi di fatto la Corte Suprema si impadronisce della prerogativa che in Italia per esempio è della Corte Costituzionale, cioè di fatto la Corte Suprema può andare a controllare se tutte le leggi siano effettivamente rispettose dei principi sanciti dalla Costituzione. Ecco, perché ho detto se ne appropria? Perché di fatto nella Costituzione del 1789 non era previsto questo ruolo, questa competenza non era stata data alla Corte Suprema, però nel tempo lei se ne appropria, diventa una consuetudine e quindi lo fa. Ecco, io spero che anche questa lezione così di approfondimento della struttura, no, dell'architettura della Costituzione, quindi del governo federale, vi sia servito, e ci vediamo nella prossima puntata. A presto ragazzi, buona giornata.